Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Siamo qui per parlare di turismo e turismo accessibile, dove però l'accessibilità deve essere intesa a 360 gradi, quindi tendenzialmente quando sentiamo parlare di turismo accessibile siamo abituati a parlare di barriere architettoniche tendenzialmente, quindi c'è un gradino, non ci sono i marciapiedi adatti per far passare una carrozzina piuttosto che altre cose. Ecco, il turismo accessibile è un qualcosa di un concetto ben più ampio, ben più articolato e ben più complesso. Oggi parliamo di storytelling di turismo accessibile. Cosa significa? Significa un racconto da chi si occupa della tematica che serve un po' a tutti. In questo caso vi anticipo che questo talk sta all'interno di un progetto Interreg tra Italia e Croazia, che è voluto e coordinato proprio dall'Università di Trieste, e questo progetto si cerca di arrivare a parlare di un turismo che sia a 360 gradi accessibile, come ho detto prima. I relatori di oggi, ve li presenterò tra poco, portano delle esperienze concrete. Noi abbiamo già avuto modo di incontrarci e di parlarci, e devo dire la verità che sono rimasto molto colpito, perché oggi sentirete delle esperienze, un racconto chi effettivamente quotidianamente tratta queste tematiche e ci porta proprio delle esperienze di vita vissuta. È un racconto che colpisce e che ci fa in qualche modo, e spero che ci faccia creare una consapevolezza, perché chi di noi non ha problemi di accessibilità comunque capisca quanto sia importante trattare questa tematica e parlarne. Siamo qui apposta per cercare di diffondere un po' queste informazioni. Poi alla fine di questo evento lascerò anche la parola se avrete delle domande da porre ai relatori, e direi che a questo punto possiamo tranquillamente iniziare. Con me ci sono Deborah Domaschio, Damiano Marini, Maria Teresa Panini e Sara Pozzoli. Inizierei con Deborah Domaschio, che è un'esperta in ambito di riabilitazione neurologica e turismo accessibile, creatrice del team multidisciplinare Tu Vai Che Puoi, che fornisce strumenti necessari ad affrontare i viaggi in sicurezza e a garantire esperienze senza effetto sorprese negative. Ecco, Deborah, raccontaci un po' come nasce questa vostra attività, questo vostro progetto, e portaci proprio all'interno di quelle che sono le esperienze positive o negative proprio del lavoro che fate. Grazie. Grazie. Intanto buon pomeriggio a tutti. Io sono una fisioterapista e voi direte cosa c'entra la fisioterapista con i viaggi, ve lo racconto subito. Tutto nasce nel periodo del Covid. Io lavoravo in ospedale, gestivo la medicina riabilitativa nel posto in cui sono, in provincia di Modena, e la cosa che arrivava sempre più spesso da parte dei miei pazienti, che comunque avevano una disabilità, era proprio quella di cavolo, sta per finire il mondo. La sensazione era un po' questa, no? Io non ho fatto quel viaggio che volevo fare. Oppure il caregiver che ci diceva: io non ho portato mio figlio al mare, non ha mai avuto la possibilità di mettere i piedi nell'acqua. Oppure ancora chi soffre di disfagia, che è una problematica legata alla deglutizione: non sono mai andato in un ristorante con mia moglie. Finisce tutto così? Ecco, da qui è iniziata la nostra missione, che mi piace un po' definire, e insieme a alcuni colleghi, ancora lavoravo in ospedale appunto, diciamo: ma proviamo a creare un qualcosa che possa davvero essere utile alle persone che hanno una disabilità, intesa disabilità motoria piuttosto che sensoriale, quindi legata alla vista, all'udito, piuttosto che anche problematiche legate al cognitivo, all'autismo. Quindi succede che decidiamo di creare una scala di valutazione. Ve la faccio breve, nel giro di 5 anni, perché ormai siamo già a 5 anni, abbiamo mappato strutture ricettive in Italia e non solo, e abbiamo mappato luoghi della cultura, abbiamo mappato scuole, abbiamo fatto un lavoro statistico dietro, tale per cui oggi abbiamo una scala di valutazione che si chiama All Inclusion Scale 1.0, brevettata, che ci consente di fare in modo che l'utente che viaggia possa farsi il famoso viaggio senza un effetto sorpresa negativo, perché tante volte la persona che andava a farsi il suo viaggio tornava poi indietro e magari diceva: cavolo, ho fatto più fatica ad andare, poi quando sono arrivato là, sì, va bene, la stanza è accessibile, ma l'ascensore per arrivarci, un disastro. Io devo andare in vacanza per stare chiuso in una struttura o posso anche godermi dei servizi? No, mai è successa questa cosa, perché banalmente si guarda un po' come si è abituati sui classici siti di ricerca. Quindi il nostro obiettivo è proprio stato quello di diamo in modo che l'utente che viaggia non abbia l'effetto sorpresa negativo, ma anche che chi accoglie possa comunque
fare un'accoglienza che sia davvero accoglienza. Intanto, per arrivare un attimo di più a spiegarvi esattamente chi siamo e che cosa facciamo, siamo quindi un team di clinici, siamo terapisti occupazionali, fisioterapisti. Qua il video può andare tranquillamente se c'è modo di farlo andare, tanto così capite effettivamente che cosa facciamo. E mentre il video va, se volete dare appunto un'occhiata, ci sono proprio pazienti reali, pazienti che abbiamo trattato proprio dal punto di vista riabilitativo, ci occupiamo soprattutto di patologie neurologiche, ma da lì abbiamo poi sviluppato la possibilità quindi di lavorare su 3 grandi concetti, che sono la sicurezza. Se io sono sicuro, mi sento sicuro perché ho lavorato sul mio corpo, posso essere più autonomo. E se io sono più autonomo, posso essere più libero di viaggiare, più libero di andare al mare, più libero di andare in un ristorante dove magari sono attenti al tema dell'inclusione. Un'altra cosa, secondo me, molto importante su cui mi piacerebbe farvi riflettere è anche questa. Noi parliamo di accessibilità e inclusione perché per far capire di cosa stiamo parlando. Mi piacerebbe un giorno che iniziassimo a parlare di accoglienza per tutti, che vada bene per tutti quanti, perché se voi andate banalmente sul dizionario a vedere cosa vuol dire accessibile vuol dire che o inclusione, io ti includo in un gruppo, faccio in modo che tu entri dentro questo sistema. Cioè già qua in realtà è una barriera, no? Parliamo di tutti, parliamo di universal design, che immagino abbiate sentito parlare. Nel 2025 non possiamo non parlare di un'accoglienza per tutti, di universal design, di dove ognuno, se informato e formato, ci mette del suo. Ecco, questo secondo me è la cosa più importante su cui bisogna ragionare. E ci sono gli strumenti per poterlo fare, noi di questo appunto ci occupiamo. La nostra scala ad oggi è sul mercato, quindi comunque chi è interessato come struttura ricettiva, noi facciamo le mappature, creiamo appunto dei report che possano essere dati e possano essere messi ad esempio sul sito della persona che accoglie, e allo stesso tempo la persona che ha una disabilità sa quali sono le sue esigenze e sa qual è la struttura in cui andare. Quindi questo per me è molto importante, è proprio dire non esistono strutture ricettive di serie A e di serie Z e non esistono pazienti che non possono viaggiare. La nostra forza, secondo noi, è proprio quella di dire io comunico nel modo corretto chi posso ospitare, infatti la nostra scala si suddivide in A, B o C. A, posso viaggiare da solo senza nessun tipo di problema, B, in realtà ho delle necessità, quindi ho sempre bisogno di un caregiver, e C, invece ho delle grosse necessità, quindi ho bisogno che qualcuno davvero ci sia, che mi accompagni nel mio percorso. Se la struttura comunica il suo grado, ovviamente viene da sé che non riceve recensioni negative, magari si affilia anche una persona, una famiglia che ha delle disabilità perché in quel posto si è trovato bene. Ecco, questo è un po' quello che facciamo a 360 gradi. Vorrei darvi uno degli strumenti proprio reali. Allora, quando noi vi abbiamo detto che abbiamo iniziato a mappare, ci siamo affidati ai motori di ricerca che si consideravano come strutture accessibili. Ok, allora, come potete vedere, sì, c'è il parcheggio per disabili su marciapiedi, sì, c'è la passerella per arrivare, abbiamo anche la sedia job per arrivare al mare, non arriviamo però al bagnasciuga, come faccio ad arrivare da quel punto fino al bagnasciuga? Piuttosto sì, ce l'abbiamo il bagno, abbiamo anche i maniglioni, ok, lo spazio di manovra, cioè una carrozzina, come fa a entrare e a uscire? Abbiamo però la rampa, abbiamo la rampa con un 9,5 dipendenza che se uno prova con una carrozzina manuale magari insomma fa una bella scivolata all'indietro se non è accompagnato. Questo è quello, sono immagini vere, insomma, non voglio screditare nessuno, ma se queste persone che sono anche state attente perché hanno fatto quel passaggio in più, avessero semplicemente comunicato nel modo corretto e si fossero formati in modo adeguato su come comunicare sul sito e allo stesso tempo alle persone che chiamano, ci riabilitiamo i corpi delle persone, come ci piace dire a noi anche i loro sogni. Avrebbero detto guarda sì abbiamo la rampa però devi venire accompagnato perché sennò scivoli all'indietro, piuttosto che sì effettivamente c'è il bagnasciuga, c'è la pedana che però non arriva fino al bagnasciuga, quindi lì abbiamo un po' di difficoltà, insomma comunichiamo nel modo corretto, il linguaggio è quello che fa davvero tanto la differenza. Questo invece è quello che si può trovare, anche queste sono immagini reali, ad esempio questa struttura, la prima foto come vedete effettivamente posso andare all'ombrellone ma posso anche arrivare più o meno al bagnasciuga, abbiamo anche qui poi la sedia job, quindi in questo caso è una struttura che effettivamente ha pensato a un utente che in modo autonomo e sicuro si può sentire libero. Piuttosto che un bagno, è un bagno molto grande, non c'è tanto, è molto spazioso, però ha l'essenziale e se l'essenziale non lo vedete lì, perché magari non avete l'occhio clinico, ci sta, comunque
Se noi ragioniamo con l'universal design, un semplice maniglione dove magari si possono appoggiare gli asciugamani può diventare un maniglione inclusivo, un maniglione di design dove in realtà una persona si può aggrappare. Piuttosto che quella reception, che voi direte che cos'ha questa reception di strano. In realtà questo bancone, che è molto alto, fa sì che però di fianco ci sia la possibilità di accogliere una persona che arriva anche magari in carrozzina. Questo significa pensare in modo accogliente, pensare quindi per tutti. Cosa può fare una persona che viaggia? Questi sono proprio piccoli punti, dovremmo stare qua a parlare tantissimo, però intanto bisogna fidarsi a persone esperte nel settore. Oggi non ci possiamo più permettere di andare su motore di ricerca e mettere il filtro accessibile, perché tante volte purtroppo ancora non si è pronti per il vero concetto di accessibilità. Richiedere le informazioni scritte e fotografiche. Infatti i nostri report sono, oltre con le misure proprio centimetri, metri di quello che trovano, ci sono sempre delle foto, che non sono le foto belle del paesaggio, no, sono le foto, c'è un dislivello nell'ascensore di 2 centimetri, ti faccio vedere com'è, te lo faccio davvero vedere, piuttosto che la misura dell'ascensore. Tante volte purtroppo ci troviamo negli edifici vecchi ancora che le misure dell'ascensore sono troppo strette, una carrozzina manuale forse un po' ci entra, ma una carrozzina magari elettronica ancora no, e non ha lo spazio di manovra. Leggere le recensioni, meno male tante persone continuano a viaggiare nonostante tutto e scrivono le recensioni, danno dei feedback comunque. Noi chiediamo sempre ai nostri utenti o alle persone che viaggiano di farci avere comunque i loro feedback, sia perché magari ci possiamo proporre perché la struttura può migliorare, ma allo stesso tempo per far sì che magari una persona che sarebbe andata in quel posto in realtà forse non è proprio il suo. E allo stesso tempo assicurarsi che non solo la camera sia accessibile, ma come arrivarci ai servizi, un po' quello che dicevo prima. Non possiamo pensare di andare in un hotel e di stare tutto il tempo in camera, tutto il resto deve essere comunque accogliente. Cosa fare invece chi deve ospitare? Intanto partiamo dalla comunicazione, dal linguaggio che deve essere chiaro e inclusivo e partiamo dal sito web. Ad oggi non ci possiamo permettere che il sito non sia comunque accessibile, ma non solo in termini proprio di design piuttosto che a livello informatico, ma anche di quello che comunico, come lo comunico. Quindi queste persone assolutamente devono essere formate, chi accoglie oggi deve essere formato. Quando siamo andati a mappare tante volte ci hanno detto sì, noi abbiamo fatto il corso del BLSD. Il BLSD è un corso di primo soccorso, non c'entra con la formazione di una persona che arriva che ha una disabilità, cioè per amor di Dio magari se poi si sente male può essere utile, ma la formazione è semplicemente stare attento a tutto, comunicarlo nel modo corretto e magari mettere qua e là qualche strumento che può davvero essere utile. E quindi appunto affidarsi a persone esperte nel settore. Vi voglio lasciare con questa frase che secondo me è proprio un po' la chiave, è stata fatta da un nostro paziente proprio agli inizi, dove ci dice che la vera sorpresa del viaggio dovrebbe essere la bellezza che incontriamo, non gli ostacoli che non ci avevano raccontato. Dovremmo partire proprio da qui, secondo me, da questo ragionamento, perché noi siamo partiti con Tu vai che puoi, con l'idea proprio del mondo che è bellissimo, il mondo deve essere alla portata di tutti. Lo so che può essere utopico, ma in realtà ci sono gli strumenti, ci sono le persone che si formano, esistono tante realtà che creano non solo mappature come magari possiamo fare noi, ma che in realtà creano anche percorsi che possono essere davvero inclusivi per tutti. Un'altra cosa, secondo me, sulla quale voglio farvi riflettere, poi vi chiudo davvero, è che l'abbattimento delle barriere la legge che gestisce l'abbattimento delle barriere architettoniche in Italia risale al 1989. Sono state fatte alcune modifiche nel tempo, ma potete ben capire che le carrozzine dell'89 sono diverse da quelle che ci sono oggi, gli strumenti dell'89 sono diversi da quelli che ci sono oggi. È uscita recentemente una UNI-PDR, che è una prassi di riferimento, la 131 del 2023, dove semplicemente una struttura che si vuole rendere accessibile può chiedere l'accreditamento tramite appunto degli enti apposta, e questo vuol dire semplicemente voglio rendermi accessibile, bene, faccio in modo che qualcuno venga, mi mappi, mi dia o meno l'accreditamento e poi mi metto nel mondo del mercato. Nel giro di poco dovrebbe arrivare la piattaforma, fra un po' dovrebbe essere pronta per potersi registrare. Invito davvero le persone a informarsi su questo tema, perché a breve ci saranno le Paralimpiadi 2026 Milano Cortina. Questo vuol dire che dobbiamo essere pronti a accogliere in modo davvero per tutti, e questo potrebbe essere davvero uno spunto per poter dire se ho una struttura faccio in modo di essere accessibile, e se io voglio viaggiare dai che forse insomma se mi affido a delle persone competenti insomma un po' il mondo può cambiare. Grazie.